Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Q&A. Mi sa che dovrei inventare una sigla per i Q&A. O magari una sigla diversa per ogni tipologia di video che faccio. Ci penserò quest'inverno. Comunque la situazione Q&A mi è leggermente sfuggita di mano, perché ogni tanto mi dimentico quante siano effettivamente 260.000 persone che mi seguono e vi avete fatto veramente un botto di domande. Ho passato la giornata a leggerle tutte, ho selezionato le migliori alle quali risponderò in questo video. Prima di partire con le risposte vi ricordo che sono anche su Instagram e su Instagram faccio un sacco di cose che su YouTube non vedete. Quindi prendete il telefono, andate su Instagram, cercate Alberto Nasca e mettete follow. Partiamo con le domande. Matteo Mattarese. Wow, questa è una bella domanda. Ti fermi mai un secondo a pensare cosa sei diventato oggi e cosa il futuro ti aspetta? Laureato in ingegneria informatica col massimo dei voti, hai preso una strada lavorativa che è tutt'altro di quello che chiunque avrebbe mai immaginato, facendo questa facoltà che con te condivido. Per me tutto questo è incredibile. Sei la persona che mi ha spaventato e allo stesso tempo mi ha sorpreso di più in tutti questi anni. Non ti nascondo che sei riuscito a diventare un mio piccolo punto di riferimento a cui sia io, che scommetto tante altre persone, qui sul tuo canale teniamo tantissimo. Sembra ormai sempre più una famiglia la nostra. Wow! Grazie, è davvero bellissimo. La domanda dopo questa riflessione è questa: ti rendi mai conto di che cosa sei diventato oggi? E l'altra: provi mai un po' di paura per quello che potrà aspettarti il futuro? Se mi rendo conto di cosa sono diventato oggi, fermo restando che il successo è del tutto personale, perché per alcuni il successo è diventare ricchi, famosi, celebri, mentre per altri è avere una famiglia felice. Ecco, quello che io sto facendo adesso, che per tanti può sembrare aver raggiunto il successo, per me è innanzitutto solo un primo piccolo passo verso qualcosa di molto più grande. E soprattutto per me questa è la vita che volevo. Quindi io in realtà non sono diventato nulla di diverso da quello che sono sempre stato. Io sono esattamente come ero 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa. Semplicemente un po' più grande, un po' più maturo, un po' più esperto, un po' più felice perché faccio quello che mi piace. Per quanto riguarda la paura del futuro, sì, diciamo che più che paura è sempre un stare sul chi va là. Questo perché nel momento in cui ti siedi e ti adagi e smetti di innovare, smetti anche di adattarti ai cambiamenti. E dato che viviamo in un mondo che cambia così, devi saperti adattare in continuazione. Guardate ad esempio Facebook. Da un giorno all'altro ha cambiato l'algoritmo e chi lavorava su Facebook è morto. Per fortuna io non sono morto perché avevo iniziato a lavorare su YouTube, perché avevamo previsto che Facebook sarebbe morto. Quindi non è paura per il futuro, ma è consapevolezza che bisogna sempre essere sul pezzo. Mi devo togliere questa perché c'ho la febbre che va e viene, quindi fa un caldo. Fabio F, faresti un video per spiegare ai genitori che è la pista più sicura della strada? Sicuramente sì, farò una serie di video sulla guida stradale e sulla sicurezza che spero usciranno nella prima metà del 2019. Devo ancora lavorarci. Giorgia R, ciao Nasca, ho 16 anni e guido un TMR SMR 125. Sono una ragazza, l'unica femmina della mia età a guidare una moto. Molte volte vedo che la gente mi fissa quando passo ed esclama: ma è una femmina! Cosa ne pensi delle ragazze che vanno in moto? È una cosa solo per maschi o c'è posto anche per noi ragazze? Allora, dato che più del 90% del mio pubblico è uomini e mi piacerebbe ci fosse anche qualche ragazza in più, donne, non abbiate timore di prendervi una moto e guidarla se vi piace, perché abbiamo bisogno di ragazze che guidino le moto nel nostro settore. Per questo esclamiamo ma è una femmina, perché siete poche. Dovete essere di più. C'è tutto il posto del mondo per voi. Sempre. Welcome Alex19, come fai a pagarti i campionati lavorando solo su YouTube? Si guadagna bene? Allora, su YouTube guadagni in 5 modi. YouTube ti paga in base alla pubblicità che vedete durante i video. Ci sono aziende che magari ti contattano per sponsorizzarti, attraverso la vendita del merchandising, che presto metterò in vendita, ci siamo quasi, attraverso inviti a eventi, attraverso donazioni. Su 100 persone che lavorano su YouTube, diciamo che 98 non arrivano a fine mese. 2 arrivano a fine mese. Di quelle 2, possiamo dire che la stragrande maggioranza guadagna bene, ma non da essere ricchi. Vi è poi quella minuscola parte della minuscola parte che fa un botto di soldi. Ecco, io ora sono in quella parte che arriva a fine mese e si può permettere anche qualche sfizio, se no non correrei, ma di certo non sono in quella parte che fa un botto di soldi. Ci vorrei arrivare, un giorno magari, chissà. Comunque i campionati, naturalmente, un po' ce li metto di tasca mia, un po' degli sponsor che mi danno una mano.
Thomas Masala, che fine ha fatto Edoardo Mazzuoli? Perché non si vede più nei tuoi video? Edoardo si è trasferito, non vive più dalle mie parti e ha preferito seguire una strada per cui non facesse i video. Siamo comunque sempre amici come prima, quindi semplicemente non facciamo più video insieme. Dead04, grande Nasca, farai mai un video sul tuo simulatore di guida? Sì, ho in programma una serie di video sui simulatori e gare online, arriveranno presto. Luca Tabarroni, come si arriva a lavorare nella Formula 1? Sono al liceo scientifico, vorrei fare ingegneria, ma poi che strade devo imbroccare? Specificamente nella Formula 1 non lo so. Io conosco persone che hanno fatto ingegneria meccanica, poi hanno fatto la domanda e sono stati presi. Conosco persone che fanno ingegneria aerospaziale e lavorano per aziende che lavorano il carbonio per la Formula 1. Quindi ci sono tanti modi, però non ti so dire di preciso una strada da seguire. Ti consiglio di chiedere a qualcuno che ci lavora, se lo conosci, o a qualche università. Erika De Bernardin, premessa, sono una ragazza. I miei non sono contenti della mia passione per le moto. Hai qualche consiglio per farli cambiare idea? Se fossi stato in una situazione simile, che cosa avresti fatto? Probabilmente non sono contenti perché hanno paura del fatto che andare in moto per strada è pericoloso. La cosa migliore da fare è, oltre a far capire qual è la tua passione, far capire che hai una testa sulle spalle, che non vai a fare minchiate per strada, perché il loro è solo un senso di protezione. Quanto a me, io ho fatto sempre quello che volevo fare e non ho mai preso un no come risposta valida. Luca Muscella, quando usciranno le tue magliette? A breve, ve lo giuro, ci stiamo lavorando. Giovanni Verlato, se un incidente tra due piloti avviene per colpa di uno dei due, chi paga i danni? In gara ognuno paga per sé. Anche se uno fa la minchiata del secolo, ti travolge, ti distrugge la moto, tu ti devi pagare i tuoi danni. Snow Brumble, come ha influito l'università e la laurea sulla tua vita? Utilizzi qualcosa di quello che hai studiato? Il viaggio che ho appena fatto in Africa mi ha fatto capire tante cose. Lo vedrete presto. La popolazione locale ha un'istruzione minima, tipo scuole elementari e basta. E il risultato è che, mi spiace dirlo perché sono delle brave persone, ma sono veramente limitati, tanto limitati. Non hanno capacità organizzative, non arrivano a capire le cose più banali. Al contrario, sempre della popolazione locale, quei pochissimi che hanno studiato sono molto smart, molto sul pezzo, molto svegli. Questo dimostra che l'istruzione non serve semplicemente a insegnarti cose, ma serve a strutturare la tua mente affinché tu sia molto più evoluto, più intelligente, più sul pezzo, più capace di organizzarti. Quindi quello per cui tutta la scuola che ho fatto, non solo l'università, è stata fondamentale per la mia vita, è proprio questo, per la forma mentis che mi ha dato, più che per le nozioni. Ora, poi c'è stata una sfilza di domande, tra cui qual è stata la tua prima moto, perché il numero 54, perché Nasca. Tutte queste domande sono domande a cui già ho risposto, o nel Draw My Life o nei precedenti Q&A. Quindi invito tutti coloro che vogliono saperne di più ad andare a riguardarveli, comunque ve li ho linkati qui sotto. Vi sono poi tante domande tecniche su come funziona una Formula o una Predator, sono domande interessanti, magari ci farò dei video dedicati. Oppure tante domande di tanti che mi chiedono come diventare piloti, quanto si guadagna, quanto costa una stagione. Anche a questo ho risposto in un video dedicato che si chiama Come diventare piloti, l'ho linkato qui sotto. Mattia Castelli, se avessi la possibilità preferiresti Formula 1 o MotoGP? Formula 1, è più facile e in auto ho più esperienza. In MotoGP farei cagare. Matteuz o Matt Boots, ti diverti di più con le moto o con le macchine? Con le moto provi emozioni più forti, ma io ogni volta che sto entrando in pista col 1000 ho paura. Finché non sono uscito dalla corsia dei box e poi lì sparisce tutto, però ho paura prima. Con le macchine invece no, mi diverto sempre. Quindi con le macchine provi emozioni meno forti, ma ti diverti di più, perché sei più rilassato, più tranquillo. Marco, se dovessi ripetere il tuo percorso dell'apertura del canale YouTube ad oggi, cambieresti qualcosa? Sei contento delle scelte che hai fatto fino ad oggi? L'unica cosa che rimpiango è fare i video in italiano, perché su 7 miliardi di persone... Anzi, togli 1,5 miliardi di cinesi che non hanno YouTube. Quindi fai su 5 miliardi di persone, io mi rivolgo a 60 milioni. Ok, ci sono i sottotitoli in inglese, ma molta gente non ci ha sbatti. E questo purtroppo limita la crescita del mio canale. Per contro, non potrei iniziare a parlare inglese dall'oggi al domani, perché sappiamo tutti che il 90% degli italiani non parla inglese. C'è anche da dire che se avessi iniziato facendo i video in inglese non avrei avuto questa crescita che ho avuto in Italia, magari il canale non sarebbe cresciuto, quindi chi lo sa. Per il resto, per tutte le altre scelte, sì, sono contento di come sono andate le cose. Francesco Lucchetta, io avevo una curiosità. Capita mai durante le gare di distrarsi o di guidare meccanicamente senza pensare a quello che si fa? Di distrarsi sì, ma anche in Formula 1 ci sono piloti che hanno fatto degli errori stupidi per distrazione. Specialmente quando sei in testa, quando sei primo, che
è facile deconcentrarsi. Al contrario, invece, guidare meccanicamente senza pensare a quello che si fa, almeno per me, soprattutto quando guidavo sui simulatori, era il momento in cui vincevo le gare. Arrivavo lì, mente sgombra, non pensavo a nulla, boom, 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 martello e vincevo. Jim C. Official. Se vincessi la Race Attack nel 2009, nel 2020 punteresti a un campionato più grande? Se sì, quale? Sarò costretto perché chi vince la Race Attack non può più rifarla, perché è un campionato riservato agli amatori. Penso che punterei o Coppa Italia tipo Dunlop Cup o National Trophy. Paolo Maestrelli. Faresti un video col dettaglio dei costi con cui hai corso? Guarda, non ha senso dirti i costi che ho avuto io, perché io posso avere delle agevolazioni o degli sponsor che magari tu non hai. Ha senso che ti dica quanto costa il totale. Comunque l'ho detto in quel video in cui ho spiegato come diventare piloti. Gabri GP. Nasca. Tu hai problemi in uscita con la tua R1? E se fossero i stessi problemi dell'M1 MotoGP, ovvero l'elettronica? Guarda, al momento no. Diciamo che per il livello amatoriale a cui sto ancora correndo io, sono ancora in quella fase in cui c'è tanto da migliorare da parte mia. Quindi finché non arrivo a un livello alto non posso capire eventuali problemi della moto. Anche perché i problemi di elettronica che ci sono in MotoGP sono comunque delle finezze, non problemi disastrosi per cui la moto si spegne. E le finezze le capisci solo quando arrivi a un certo livello. D'Amato Salvatore Enrico. I tuoi genitori sono fieri di te per quello che stai facendo nel mondo di YouTube? Penso proprio di sì. Pietro Gugliotto, la sensazione che si prova a cadere in moto? Allora, in tanti pensano alla paura, in realtà no, perché a parte che avviene tutto così in fretta che non hai il tempo di spaventarti. In realtà quando cadi, dopo qualche secondo è finita, e se non ti sei fatto male, inizi a bestemmiare come che ti arrabbi che sei caduto. Una cosa che invece pensavo era che quando cadi ti arriva una scarica d'adrenalina per cui il cuore schizza a 1000. In realtà no, perché quando a Misano mi sono misurato i battiti, si vede che in occasione della caduta il cuore è rimasto uguale. Quindi non è come quando hai un incidente stradale che ti arriva uno spavento, perché comunque in pista sei già talmente carico, talmente concentrato che sei già in modalità adrenalina, paura, cattiveria. Bene, le domande che mi avete fatto erano 1 miliardo, quindi non ci stavano tutte in un video. Quindi il Q&A non finisce qui. O meglio, questo video finisce qui, ma non il Q&A, perché risponderò alle altre domande in un altro video. Quindi nei prossimi giorni su questo canale uscirà la seconda parte di questo Q&A. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi in modo da non perdervelo. Bye bye!